Allora, io ho già fatto la conferenza ieri su SNK, la sua storia Neo Geo, e la caricherò poi sul mio canale YouTube, quindi chi l'ha persa la potrà recuperare. Io comunque sono il Demiurgo Retrofilosofo, mi trovate là da Retro Campus dopo se volete farmi domande, perché non ci sarà molto tempo per fare domande, quindi me le farete magari là dopo, se volete farmele. E sono col progetto del dizionario dei videogiochi, mi trovate anche lì. Allora, oggi parliamo, dopo aver spiegato l'hardware su cui nasce questa serie di videogiochi e la storia dell'azienda che l'ha creato, parliamo di Metaslug un po' in generale come serie di videogiochi. In particolare voglio concentrarmi sul fatto che è un videogioco, una serie che è immortale, cioè nel senso che sebbene a livello diciamo tecnico resta tradizionale, quindi in 2D, nonostante avanzamenti tecnologici e tutto il resto, è una serie che ancora diverte dopo 30 anni e continuerà a divertire per sempre anche le nuove generazioni, come la prima volta. Io stesso ho cominciato, avevo 3 anni a giocarci e ancora oggi mi emoziono tutte le volte nonostante li so quasi a memoria. Quindi è veramente impressionante, è una delle mie serie sicuramente preferite. Allora, ieri abbiamo parlato di SNK, siamo nel periodo d'oro di SNK, quindi saltiamo la fase iniziale perché SNK è nata nel 1978. Arriviamo proprio al periodo d'oro, cioè gli anni 90, dal 90 al 2000, quando c'è il Neo Geo, che se lo volete provare poi mi trovate là da Retro Campus, ve lo faccio provare coi giochi. Il Neo Geo all'apice del suo successo e i suoi giochi, abbiamo detto, sono tutte delle opere d'arte, un po' tutte. Nel 1996 uscirà Metaslug Super Vehicle 001, che è il primo titolo, ed entrerà di prepotenza nel mondo dei videogiochi, fregandosene totalmente del 3D e tutti gli avanzamenti tecnologici. Era una grafica in 2D spettacolare, un gameplay molto semplice, molto accattivante, e non parliamo poi della colonna sonora, che è una cosa magistrale. Diciamo che su sistemi da casa avere una colonna sonora del genere era una roba fuori di testa, ma perché l'ho spiegato ieri, il Neo Geo era un hardware da sala giochi travestito da casa, quindi tra le altre cose. E parliamo quindi di chi c'era dietro questo videogioco, questa serie, come è nato il gioco, il team che c'era, quindi game designer, sviluppatori, compositori. Parliamo anche del titolare dell'azienda di SNK, che già un po' ieri ne ho già parlato, che era abbastanza fissato con il pachinko, che sono i giochi d'azzardo giapponesi, tipo slot machine. Parleremo anche della trama nascosta dei giochi, e anche di cose un po' ammiccanti, perché i giapponesi hanno sempre un po' questa mania di mettere le ragazzine un po' formose, tutte queste cose qua, anche nelle concept art che magari non si sanno. Parleremo di tutto questo. Adesso vi faccio vedere qua alcuni. Questo qua è il flyer del primo Metaslug quando è uscito in sala giochi, e alcune concept art. Vedete, già da subito si propone con uno stile quasi comico, deformed, quindi è un gioco che parla di guerra, ma lo fa in una maniera comica, comunque caricaturale, molto divertente. Quindi c'è questo contrasto tra la brutalità della guerra, l'adrenalina e il divertimento. Ed è il primo gioco che ha fatto questa cosa, perché di giochi di guerra ce ne sono stati tanti da cui si è ispirato, ma lui è stato il primo che ha questo concetto, questo design cartunesco. E questi sono alcuni dei creatori, delle persone dietro. Questo qua è il presidente, il fondatore di SNK, Kawasaki. Quello lì invece è l'ideatore del concetto di Metaslug, e invece quell'altro che vediamo lì, di cui non esiste veramente una foto, si chiama Meher, è il suo nickname, non si sa neanche qual è il suo nome vero, è il game designer, è l'artista dietro, quello che disegnava. Questo è il flyer giapponese. Allora, è tutto iniziato da un'azienda di sviluppo di videogiochi che si chiama IREM Corporation. L'IREM ha fatto tantissimi giochi iconici, adesso ne vedremo qualcuno. Comunque, quello che più di tutti ha rivoluzionato, se è rimasto diciamo iconico per quello che poi sarà Metaslug, era R-Type del 1987,
era questo gioco diciamo da astronavi, quindi uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale, molto frenetico, tra l'altro aveva un'ambientazione anche un po' inquietante alla Geiger, diciamo il concettualizzatore del design dello xenomorfo nella saga di Alien, c'ha dei livelli alieni con delle ambientazioni molto molto particolari che si ispirano a quel design lì. Il gameplay era veloce, brutale e c'erano proiettili da tutte le parti come era classico degli shooter dell'epoca e il giocatore cosa deve fare? Il giocatore per divertirsi, a meno che non voglia morire sempre, deve cercare di imparare a memoria, il gioco diventa una vera sfida, ma è una sfida non frustrante, è divertente se uno ha un attimo di tempo, magari al giorno d'oggi è un po' difficile perché le persone sono abituate ad avere tutto veloce, però in realtà se tu continui a morire poi impari, non dico alla Dark Souls, ma però è bello tosto come gioco e fu un grande successo. Altri giochi che hanno creato sono stati Dragon Breed, Hammering Harry, adesso vediamo qualche foto, e 2 giochi della serie Gun Force che sono molto importanti perché sono quelli da cui Metal Slug ha preso tantissimo. Ma già ieri, l'avevo detto, SNK nel 1986 aveva fatto un altro gioco che si chiamava Ikari Warriors, che è il primo da cui Metal Slug prende ispirazione. E poi Metal Slug a sua volta, sempre su Neo Geo, influenzerà altri giochi come Shock Troopers della Saurus, che praticamente è la stessa cosa, soltanto che hai la visuale a 360 gradi. Adesso vediamo qualche locandina. Questa è la locandina di R-Type, cioè non so se lo notate, ma questo è proprio lo xenomorfo di Alien, no? Quindi uno shoot 'em up proprio alieno, vedete questo design anche abbastanza inquietante, veramente bello con dei bei sfondi, una bella grafica, c'era anche questa meccanica di avere uno scudo davanti che potevi spostare per difenderti, potevi mandarlo avanti, molto interessante. Questo è Dragon Breed, che è un po' la stessa cosa, ma sei un guerriero che cavalca un dragone, comunque anche questo molto interessante. Poi abbiamo il famosissimo Hammering Harry, che è completamente diverso, però è un gioco iconico dove sei, diciamo, il giapponesino, il muratore che va a martellare, bellissimo questo gioco qua. Questo è il logo dell'Irem. E poi qui abbiamo Gun Force, il primo, che come stile diciamo è un po' alla Contra, comunque un po' anche qui alla Rambo, era un po' come Contra diciamo. Questo invece è Gun Force 2, chiamato anche Geostorm. Se voi guardate il design, l'estetica, l'ambientazione, il tema, è praticamente Metal Slug prima di Metal Slug, soltanto che manca una cosa, manca l'elemento comico, l'elemento divertente, l'elemento cartunesco. È un Contra evoluto, però se voi guardate, cioè, anche solo questa scena sembra la battaglia finale del primo Metal Slug. Uguale, lo stesso veicolo, abbiamo anche, non so, la torretta, quella contraerea che si trova nell'ultimo livello, ci sono tante cose in comune in Metal Slug, boss dal design paranormale, pazzesco, vedete, molto futuristico. Questo gioco l'ha influenzato tantissimo Metal Slug. Poi arriviamo a un altro gioco che se lo volete provare io ce l'ho là, che è In the Hunt, che è un gioco del 93, che io ce l'ho là nel mini cabinato da me, dalla postazione di Retrocampo, se lo volete provare lo trovate là, che è il più importante tra i giochi della Iron Corporation, che praticamente cosa faceva questo gioco? È un Metal Slug sottomarino, prima di Metal Slug abbiamo questo sottomarino, quindi sarebbe R-Type che abbiamo visto prima, ma sott'acqua, veramente anche questo frenetico, difficilissimo, però quello lì ancora di più come pixel art è identica a Metal Slug, adesso poi ve lo faccio vedere, e abbiamo appunto questo sommergibile, il cui obiettivo è distruggere una flotta marina con dei power up, dei potenziamenti, e viene chiamato, ve l'ho detto prima, Metal Slug Submarine. Adesso ve lo faccio vedere comunque, che è questo qua. In the Hunt, non so se l'avete mai visto, è un videogioco arcade su una scheda proprietaria che è stato convertito anche per PlayStation, non mi ricordo se era anche su Saturn, comunque su PlayStation sono sicuro, e è veramente bellissimo. Guardate le animazioni degli sprite del sottomarino che già anticipano
diciamo, la grafica iperdettagliata di Metal Slug, molto realistico. Questo è il flyer, dei boss anche qua molto particolari, qui c'è una specie di statua della libertà mutante che sale, molto particolare, dei boss incredibili che occupano tutto lo schermo, tripugio di missili, proiettili, di tutto e di più, ecco. Questo gioco è veramente importante per Metal Slug. Però succede che dopo aver creato In The Hunt c'è questa persona, Kazuma Kurio, che faceva parte della IREM, a cui scatta un'idea, vuole creare un nuovo videogioco, diciamo a metà degli anni 90, vuole farlo sempre d'azione come R-Type, come In The Hunt, ma vuole aggiungerci una vena diversa, vuole che sia unico, che sia memorabile, che appena la gente lo vede rimane, si emozioni in qualsiasi modo, sia dal punto di vista grafico ma soprattutto dal punto di vista degli personaggi, quindi vuole personaggi più complessi, che abbiano un background e che sia divertente, che sia giocoso, rimanendo comunque un gioco difficile di abilità, ma che sia giocoso, e deve invogliare il giocatore all'inizio in maniera più facile, ti cattura, tu giochi, fai il primo livello e poi cominci a essere in difficoltà, non che da subito come In The Hunt, che io vi garantisco In The Hunt già il primo livello, se non l'avete mai giocato morite almeno 10 volte. Metal Slug non è così, Metal Slug potete morire 1 o 2 volte, quindi diciamo che hanno calibrato meglio anche il livello di difficoltà, e gli nasce in mente questa idea di un carro armato ipertecnologico. Invece con Sottomarino un carro armato ipertecnologico. Cosa succede? Questo concetto del sottomarino, del carro armato, appunto un carro armato ipertecnologico con una mitragliatrice Vulcan, un cannone principale da sfondamento, cadenza di fuoco elevata, che abbia una flessibilità e un'agilità fuori dal comune, quindi deve essere una macchina da guerra devastante, indistruttibile, con enorme potenza di fuoco, ma che sia anche estremamente agile e sinuosa, quasi come se fosse un organismo, una cosa del genere, no? E che abbia design, estetica cartunesca, che sia quasi un cartone animato. Quindi Kazuma Kurio cosa fa? Prende 15 ex dipendenti dell'IREM e crea una nuova azienda, la Nazca Corporation. Ok? Infatti il primo gioco della serie Metal Slug è fatto dalla Nazca Corporation, che praticamente è un'evoluzione dell'IREM. Ok? Dedicata esclusivamente ai videogiochi arcade sala giochi. E tra questi, l'ho detto prima, spicca questo artista Meher, che vi ho detto non si sa il vero nome veramente, non c'è una sua foto, almeno io non sono riuscito a trovarla, c'è soltanto questo suo design caricaturale, questa sua vignetta caricaturale. E insieme lui, quindi Kazuma e Meher, mettono i concetti principali su cui il videogioco si deve basare, che vi ho già spiegato un po'. Deve essere un flow di gioco divertente sopra delle righe con dei momenti iconici memorabili. Poi abbiamo detto prima, i personaggi devono essere realistici, stradettagliati, ma devono essere anche comico, umoristici, devono dare una vena di divertente, di fantasioso. I controlli devono essere semplici, intuitivi, perché devono divertire. Cioè, in realtà il gioco è complicato, però in realtà il gameplay, le meccaniche sono 3 tasti in croce. Dopo puoi fare tante cose, però non è che ha tanti tasti, ne ha meno anche dei classici da sala che potevano già averne 4 o 6 o più. Il carro armato è il Super Vehicle 001 e la tecnica delle animazioni deve essere viva, cioè, ve l'ho detto prima, il carro armato deve sembrare, ma in generale non il carro armato, ma tutti i personaggi devono sembrare fluidi, organici, vivi, dotati di una loro anima, come se respirassero praticamente. E poi ci deve essere una distinzione netta tra i personaggi nella prima fase del primo background da quelli dello sfondo, perché ve l'ho detto già ieri, il Neo Geo lavorava su 3 livelli grafici, c'era il background, il fondo intermedio e quello davanti, e il movimento tra gli sfondi era sincrono, quindi ognuno scorreva a una velocità diversa. Questa caratteristica della macchina ha consentito la creazione di un videogioco con queste caratteristiche. E l'ultima cosa particolare
è che i personaggi umani avevano una chiave di umorismo in più, cioè lo slapstick alla Mr. Bean, cioè è un sottogenere dell'umorismo dove praticamente con delle espressioni facciali, a volte anche senza parlare, comunicano tanto. Infatti Mr. Bean a volte non parla neanche, soltanto dall'espressione della faccia, da come si muove, già fa ridere. I personaggi devono essere così. È un sottogenere ulteriore dell'umorismo, infatti i personaggi umani avranno questa tecnica di rappresentazione. Se noi vediamo qua nelle locandine, nelle concept art dell'epoca, qui vediamo i vari loghi del primo Metal Slug, alla fine il definitivo resterà questo qui, però comunque sono molto belli. Questo è interessante perché nell'idea originale i soldati, l'esercito nemico, dovevano essere dei robot, degli androidi, dovevano avere il corpo che fosse 60% macchina e 40% umano. Poi questa cosa non è stata fatta. Ci sono alcune cose a cui fa riferimento, tipo in Metal Slug 4 ci sono gli androidi, c'è un riferimento a Terminator, però non è stata fatta, però è molto interessante. Guardate qua, c'è la guerra, quindi la brutalità, però è disegnato in maniera quasi comica, divertente, no? Quindi questo qua ha preso un proiettile in faccia. C'è però il sangue, c'è ovviamente poi nel gioco, però è quasi come un cartone animato che gli spiaccica la faccia, no? Ecco, anche questo qua è un soldato che cerca di disinnescare una bomba ed è lì che suda mentre cerca di capire come disinnescarla. Questo è un personaggio iconico della serie di Metal Slug, si chiama Allen O'Neill, che è il generale, diciamo il sergente al comando del generale Morden, che è veramente è come un Rambo indistruttibile, pompatissimo, lo vedremo poi dopo. E qui abbiamo il concept art del Super Vehicle 001 Metal Slug, la lumaca metallica appunto, cioè i primi disegni. E qui abbiamo un altro esempio di slapstick che si vede alla fine del primo Metal Slug. Se noi lo giochiamo con due personaggi sblocchiamo la good ending, il finale buono, che è diverso da quello classico, e si vede il generale Morden, il nemico di Metal Slug, il capo, che arriva poi con questo bastone tutto ferito, sanguinante, cade ed è buffo, no? A vedere questa la tecnica d'animazione, no? Proprio dello slapstick. Questo è un personaggio che vedremo dopo e quello è il generale Morden. Comunque qui abbiamo già un'idea dell'estetica del gioco. Qui siamo nel primo Metal Slug, vi faccio vedere alcuni esempi di comico, di umorismo. Questo è il secondo livello del primo Metal Slug e vediamo i soldati che cucinano tranquillamente, inquadrato col prigioniero sopra di guerra come se fosse uno spiedo. Questo è interessante perché è un logo che fa da parodia al nazismo, no? Insomma c'è anche questa cosa che poi parleremo. Qui addirittura c'è un soldato che era sul gabinetto, dove voi nel terzo livello del primo Metal Slug sfondate il bagno e trovate questo qui che prende paura e poi va dentro il gabinetto, dentro il water, altre cose così. Oppure i soldati che prendono il sole anche di notte sulla strada in ciabatte mentre leggono il giornale e poi arrivate e li massacrate, cose del genere. Qui vi faccio vedere la complessità, la cura che c'era, l'amore nell'animazione. Guardate un solo soldato quante sprite aveva, un solo soldato, quello base. Voi considerate che ogni nemico del gioco ha una quantità di sprite del genere, animazioni tutte disegnate e animate. Quindi guardate anche il carro armato quante ne ha, ok? Poi un'ultima cosa, eccolo, qui lo vedete animato, vedete? È come se fosse vivo, un po' come gelatina, un po'... è organico, non sembra, è un veicolo però sembra di carne, non so come dire, ed è cartunesco, è realistico ma è anche cartunesco, è una via di mezzo, no? E poi un'altra cosa da cui hanno preso ispirazione era un manga, che lo conoscete, penso che lo conoscerete tutti, da cui poi è nato Porco Rosso, ovvero l'era degli idrovolanti. Perché Miyazaki era appassionato dello studio Ghibli, era appassionato di aerei, diciamo che si è ispirato un po' al design anche degli aerei, anche questo ha fatto la sua parte. Però ci sono tanti altri manga e opere a cui Metal Slug ha attinto, soltanto che adesso non posso dirle tutte anche per questioni di tempo. Comunque questi qua sono i più importanti. Io vorrei parlare di tutti i Metal Slug, l'ho preparati, il problema è che non ce la farò mai perché c'è tanta roba. Io conto di arrivare almeno fino al 3 realizzati decentemente, poi vediamo se avanza tempo, andiamo avanti. Comunque sul mio canale YouTube poi caricherò il video con tutti spiegati, quindi se mi seguite lì troverete tutto completo fino al 7 e oltre. Vediamo dove arriviamo, perché i più importanti sono i primi 3, compreso l'X. Allora,
Cosa succede? Che sviluppando il titolo, purtroppo il team si rende conto che un gioco con solo un carro armato che va avanti è una cosa noiosa. Perché fino adesso in realtà abbiamo fatto vedere i personaggi, ma prima si voleva fare un gioco come ideante, dove c'è un veicolo che va avanti e ammazza tutto quello che trova, distrugge tutto. Ha detto no, non possiamo farlo così, è noioso, se ne sono resi conto quando il gioco era già al 70%. Cosa facciamo? A noi oggi fa ridere perché le case di sviluppo oggi, magari piene di soldi, con tante risorse, non farebbero mai la roba del genere. Invece il team di Nazca hanno buttato tutto, rifatto tutta la programmazione perché hanno pensato che fosse più divertente fare dei personaggi umani che ogni tanto usano il veicolo. Quindi c'è il personaggio umano che poi usa il veicolo, lo trova, non solo quello, nel primo Metal Slug c'è solo quello, e quindi hanno fatto questa cosa, hanno dovuto rifare il gioco quasi da zero, per puro amore dell'arte. E quindi nel 19 aprile del 96 uscirà in Giappone Metal Slug su piattaforma Neo Geo MVS, che è la controparte arcade dell'AES, appunto. Allora il gioco inizia con c'è una intro, poi c'è il tutorial che vi fa vedere i comandi, molto semplice, e poi tu subito in 3 minuti nel primo livello ti butti nella mischia, cominci a massacrare, capisci tutto in pochissimo tempo giocando, capisci già come funziona, sai che devi saltare, puoi lanciare granate, puoi sparare, sai, e vai avanti con una colonna sonora pazzesca, pixel art, quindi nel primo livello sei in questo paese, dovrebbe essere in Thailandia o giù di lì, tra l'altro con degli sfondi fenomenali, iperrealistici. E quindi tutto il gioco in poco tempo ti fa capire tutto e ti cattura. E tra l'altro il compositore delle colonne sonore è Takushi Yamuta, ha fatto dei capolavori, adesso dopo me ne faccio sentire uno o due perché ce ne sono alcune veramente fuori di testa. Ecco, questo è diciamo la title screen del primo Metal Slug. Questo è sempre il primo Metal Slug, adesso sviluppato bene. Anche qui abbiamo i due personaggi principali, Marco Rossi e Tama Roving. Vedete anche qua di sprite ce n'è parecchie. Guardate i boss, questo è il boss del terzo livello, ognuno ha il suo nome iconico in giapponese complessissimi da ricordare, ogni boss ha il suo nome. Li trovate, per esempio, io sul dizionario di videogiochi abbiamo fatto delle guide, ci sono i nomi di tutti i boss. Questo è il boss del terzo livello, questo è il quinto livello, guardate che veicoli molto fatti veramente bene. Il personaggio iconico che più o meno in tutti i Metal Slug, tranne nel quinto e nel sesto che non appare, ma negli altri sì, potrei sbagliare, ma secondo me è così, è Allen O'Neill. Cioè voi immaginate, siete nel terzo livello, salite una montagna, trovate nelle nevi sto qua a petto nudo con diciamo tutte le munizioni della mitragliatrice in modo di cintura, la Rambo che vi ride in faccia. Tra l'altro è l'unico personaggio che parla nel gioco, vi dice see you in hell, come on, come to mommy, vi prende anche in giro, come on boy, dice delle cose così. E voi vi trovate qua nelle nevi a combattere contro questo qua che sembra immortale, che vi spara, vi lancia le granate. C'è una tecnica per attaccarlo senza morire mai. Sì, quando imparate. Io ho fatto tra l'altro Metal Slug e li sto portando senza morire mai sul canale. Basta stargli sopra e intercettarlo in modo tale che uno non riesca mai. Se invece vi arriva vicino basta saltare a coltellarlo fino a quando non lo fate fuori. E anche qua vedete c'è il personaggio che arriva in background, appunto perché il Neo Geo aveva più livelli di sfondi. Qui abbiamo altri veicoli iconici, sempre, vedete, è realistico ma è tondeggiante, cartunesco, no? Poi questo qui è già più realistico, vedete, è un design veramente unico. Questo è il veicolo del boss finale, che richiama quello di Geostorm che abbiamo visto prima. Questi qui sono gli sfondi stradettagliati, quello è il combattimento finale leggendario. E qui sono i due personaggi, Marco e Tarma, nel primo gioco, che non sono selezionabili. Voi se siete giocatore 1 siete Marco, se siete giocatore 2 siete Tarma. Non c'è la selezione dei personaggi. Vediamo un secondo la trama, perché Metal Slug ha una trama nascosta, ma quasi nessuno lo dice. È un gioco che non avrebbe bisogno di trama. La trama è una cosa in più, perché questo gioco è fatto già solo il gameplay, le musiche e la grafica fanno tutto. Però c'è anche una trama. Abbiamo due schieramenti, questo è proprio una parodia della svastica nazista praticamente, perché il generale nemico è un richiamo ai dittatori, non soltanto nazismo ma a qualsiasi tipo di dittatore. E
praticamente siamo nel 2028, quindi tra qualche anno saremo ambientati in Metal Slug. C'è una guerra mondiale per la conquista del potere tra due eserciti. Abbiamo la fazione dei ribelli, l'esercito ribelle comandato dal generale Morden, che vuole prendere il potere, e abbiamo l'esercito regolare, che quello praticamente sarebbe l'America, gli Stati Uniti d'America alla fine, perché siamo lì, che è comandato da, diciamo che c'è un gruppo di unità speciali che sono i Falchi Pellegrini, di cui fanno parte i nostri personaggi, quindi Marco e Dharma, che hanno come obiettivo quello di ristabilire, diciamo, l'ordine, la pace verso e sconfiggere la minaccia della ribellione nel globo. Infatti ogni livello è ambientato in una zona diversa del mondo. E il gioco ha fatto un successo fenomenale, acclamato universalmente, però il creatore, Kazuma Kuyo, lascia l'azienda. Non ho mai capito bene perché, approfondirò, se qualcuno lo sa mi fa piacere se lo dite. Comunque ha lasciato l'azienda, mentre il game designer, l'artista, ovviamente rimane. Ovviamente un gioco del genere ha suscitato l'interesse della stessa azienda che ha prodotto l'hardware Neo Geo, perché è stato uno dei giochi che veramente ha alzato veramente tanto l'interesse verso Neo Geo. Quindi la stessa SNK, creatrice dell'hardware Neo Geo, è andata da Nazca e gli ha chiesto di collaborare per altri seguiti, e quindi diciamo che SNK Corporation ha assorbito Nazca Corporation. Infatti dal secondo gioco in poi troveremo SNK, non più Nazca, anche se collaborano, perché è una dentro l'altra praticamente, perché SNK era famosa anche per altre serie, Fatal Fury, King of Fighter, tantissime cose. Addirittura erano studi che collaboravano ma si facevano anche rivalità, ed era una rivalità agonistica che portava entrambi gli studi a sfidarsi ma a migliorarsi, quindi era una specie di competizione che li invogliava ancora di più a fare di meglio, quindi una competizione positiva, costruttiva tra i due studi. E con molte più risorse, molti più finanziamenti e tutto il resto poterono fare un gioco che era uguale al primo Metal Slug, la stessa qualità, tutto il resto, ma con molta più roba. C'era nel Metal Slug 2, che è uscito nel 98, c'era tutto quello che era il primo, molto di più, tutto quello che uno poteva desiderare in più dal primo gioco. C'era veramente riempito di roba, quindi avevamo più nemici, veicoli da manovrare, armi nuove e 2 nuovi personaggi per far contento il pubblico anche femminile, per estendere ancora di più l'interesse. Abbiamo Eri Casamoto e Fiorina Germi, detta Fio, tra l'altro italiana Fio, perché era di Genova. Ogni personaggio c'ha la sua storia, c'ha i suoi hobby, veramente come se fosse un romanzo, tutto scritto, con tutti i dettagli. Se voi andate a vedere c'è un sacco di contenuti oltre al gioco, c'è veramente un franchise dietro, se uno vuole approfondire. E allora, la difficoltà è sempre crescente, tutto il resto abbiamo già detto, lo stile fumettistico. Allora, ci sono state 2 cose fondamentali che sono state aggiunte, a parte tutte le cose in più che vi ho detto. È una caratteristica sempre comica, divertente, cioè la trasformazione del protagonista, che già dal secondo livello vediamo le mummie, perché c'è l'introduzione anche del soprannaturale. Mentre il primo Metal Slug è tutto realistico, il secondo introduce il soprannaturale, il paranormale, quindi abbiamo le mummie, i soldati mutati nel quinto livello, che sono un esperimento, noi crediamo dell'esercito, in realtà è un esperimento degli extraterrestri, che scopriremo, esatto, soltanto nell'ultimo livello, che quello lì è un colpo di scena incredibile per l'epoca. Io mi ricordo che da bambino gli extraterrestri, perché uno gioca a Metal Slug, c'è un gioco di guerra, non si aspetta l'elemento soprannaturale, che piano piano viene fuori, piano piano. Tra l'altro questi alieni, questi extraterrestri hanno un design unico, tentacolare, bellissimo, fatto tipo medusine, molto bello. E quindi abbiamo trasformazione del protagonista in mummia e anche il sistema di obesità, che è divertentissimo. Al quarto livello noi mangiamo, c'è la pancia gonfia, che quando moriamo è bellissimo, proprio scoppia la pancia, è divertentissimo, è veramente divertente. E da qui in poi gli extraterrestri, che sono i marziani, diventeranno i protagonisti indiscussi della serie. Diciamo che la trama si baserà sull'elemento extraterrestre, e non so se lo sapevate, ma penso di sì,
la scena finale dell'ultimo livello, dove c'è il combattimento contro la nave madre aliena, è un richiamo, un tributo a Independence Day, la scena finale di Independence Day, dove troviamo il soldato dell'esercito regolare con l'aereo che si butta dentro il reattore, diciamo l'arma di distruzione del pianeta, e fa saltare tutto, suicidandosi. Adesso ve lo faccio vedere, tra l'altro. Ecco. Quindi è un gioco veramente, vi faccio vedere le grafiche e poi vi faccio vedere anche quella scena che c'è il confronto, la faccio vedere. Comunque era inquietante, perché comunque alla fine ci accorgiamo che anche l'esercito questi veicoli ipertecnologici, l'esercito dei ribelli li aveva perché era alleato con gli alieni, cioè abbiamo gli extraterrestri che aiutavano Morden. Però succede che alla fine Morden viene tradito, perché abbiamo una scena finale che c'è lui che ride sul carro armato con gli alieni. A un certo punto gli alieni ammazzano i suoi diciamo guardie e lo rapiscono e lo portano in aria, tra l'altro mezzo nudo, che fa ridere, con i mutandoni. E quindi noi alla fine dobbiamo salvare la Terra, ma dobbiamo salvare anche Morden, e c'è la Terra distrutta, e quindi diventa un combattimento dove noi ci alleiamo con i nostri nemici, cioè l'esercito ribelle, insieme per una causa comune, cioè distruggere l'invasione aliena. Quindi al di là delle fazioni, è bellissima, è uno dei momenti più alti della storia dei videogiochi, non so, potrebbe non sembrarlo, ma lo è. Allora abbiamo dei boss iconici, vedete qua c'è scritto Morten, su alcuni boss c'è scritto proprio il nome del generale. Abbiamo delle concept art, ecco la nave madre con gli alieni, i due personaggi nuovi, Eri e Fio, anche i power up, vedete, sono delle specie di valigie dove uno tira fuori l'arma. Questo è la title screen, il flyer, e abbiamo il combattimento finale. Guardate, la Terra distrutta, la nave madre, e abbiamo l'esercito ribelle dalla nostra. Ecco, devo dire che questi alieni sono tremendi. Il boss finale ha questi attacchi qua, questi proiettili sono bastardissimi. L'obiettivo qui è cercare di non farli venire fuori, massacrarli subito, perché altrimenti diventa un macello. Poi bisogna usare anche il veicolo. Questi sono i prigionieri di guerra. Tra l'altro c'è un prigioniero di guerra che fa l'onda energetica, è una cosa bellissima, ci sono un sacco di cose divertenti. Adesso guardo, scusate, adesso sono già 44, vedete, c'è molta roba da dire. Altri screenshot, abbiamo il primo livello con gli arabi, tra l'altro, che ha la fascia alla nazismo, la fascia un personaggio molto iconico lui. Ecco l'alieno, il design tentacolare animato. Abbiamo le mummie, la mummificazione, il design degli arabi nel primo livello, lo scavatore che è un boss iconico, quello lì che è bellissimo, che è proprio inquietante la prima volta che lo vedete. Alan O'Neill sconfitto, che viene mangiato dall'orca e torna sempre vivo, il generale immortale, viene mangiato, ma è sempre vivo, non ritorna sempre. Infatti viene chiamato il diavolo immortale, il generale diavolo immortale. E qui abbiamo i mutanti, che sono soldati mutati, esperimenti degli alieni nel quinto livello, parecchio inquietanti, che poi nel terzo diventeranno anche zombie, cioè serviranno per creare anche gli zombie come aspettativa. E vi spiego anche Metal Slug X, perché Metal Slug X è uscito qualche anno dopo, nel 99, ed è il perfezionamento di Metal Slug 2, perché Metal Slug 2, avendolo riempito di roba, aveva dei problemi tecnici, aveva dei rallentamenti, dello stuttering, c'era anche degli input lag, perché era troppo pieno di roba, e diciamo che il motore grafico del primo Metal Slug non riusciva a starci dietro, ci voleva un motore grafico più ottimizzato. E quindi hanno utilizzato il motore grafico di Metal Slug 3 un po' modificato per sistemare tutti i problemi di performance di Metal Slug 2. Hanno migliorato delle cose, una specie di remake, aggiornamento del gioco, cambiavano le ambientazioni, cambiava il giorno-notte, cambiavano dei nemici, c'erano più veicoli, era più difficile, più divertente per due giocatori. Vi spoilerano subito gli alieni, perché nel primo livello voi vedete l'alienino lontano, quindi perché il giocatore già deve aver già giocato il 2, comunque già dall'inizio capiamo, anche nel primo livello c'è un muro e appaiono gli alieni bruciati, per farvi già capire, non è come nel secondo che era tutta una sorpresa. Ecco, posso dire altro? No. Alcuni boss sono cambiati, è stato convertito per PlayStation con una modalità innovativa, si chiama scuola di combattimento, dove c'è quella che abbiamo visto prima con i capelli biondi, Cynthia, che dobbiamo fare delle missioni per lei, impressionarla, stile visual novel. Non è uscito né per Saturn né per Neo Geo CD, però il X, stranamente. Insieme erano inarrestabili Nazca e SNK.
E allora insieme fecero il capolavoro della serie, anche se molti dicono che l'X è il capolavoro, perché c'è da dire che Metal Slug X è molto ben bilanciato come difficoltà, è un gioco onesto, il 3 non è tanto onesto, però è un capolavoro. Io sono combattuto spesso, se dovessi dire qual è la perfezione di bilanciamento direi l'X, il 3 è fuori di testa perché l'ultimo livello è una roba fuori, l'ultima missione, però è veramente un capolavoro, quindi direi che il 3 e l'X sono comunque i capolavori. Adesso vi faccio vedere il 3, lo analizziamo, poi vi faccio vedere in fretta qualche video, una cosa, poi devo interrompere. Troverete sul mio canale il resto perché c'è molto da dire e il tempo purtroppo mi scade. Facciamo proprio un'analisi del 3, questo è l'X comunque, il flyer molto bello direi. E hanno aggiunto anche i cani mummia nell'X, molto divertente sta cosa, e anche questi insetti comunque. Vedete qui la luce è diversa, è più rossa, il primo livello è notte, c'è già l'alieno spoilerato, qui c'era già il carro armato e quest'altro veicolo che c'erano già nel 2 comunque. Questa è l'animazione dell'alieno, guardate che quando muore vomita il suo sangue verde, insomma queste cose. Ci sono anche nuovi design delle armi quando si è grassi, obesi, cioè il laser vedete fa un attacco diverso. Quando si è obesi si è più lenti ma si toglie molto di più, e questa è la conversione per PlayStation. Okay. Arriviamo all'apice che va oltre già il capolavoro che era Metal Slug il primo e anche il 2 che è Metal Slug 3, che rappresenta il canto del cigno della sala giochi ma anche del Neo Geo, perché purtroppo dopo il 2000 il Neo Geo andrà malissimo come hardware e infatti anche la serie di Metal Slug subirà purtroppo peggiorerà, tranne il 5 che mi piace molto, ma ne parleremo un'altra volta perché adesso non riesco, perché purtroppo l'hardware su cui girava ha cominciato a far vedere la sua obsolescenza. Purtroppo ormai era tardi, le sale giochi stavano cominciando a spopolarsi, diciamo che è stato l'ultimo grande capolavoro riempito di roba come mai prima. Era un gioco che a differenza degli altri era ancora più rigiocabile perché introduceva i percorsi alternativi. Ogni livello c'era più percorsi alternativi, alcuni livelli ne avevano anche 4 di percorsi alternativi, tipo il quarto livello ce n'ha veramente tanti. Puoi andare dagli arabi, puoi andare dalle piante carnivore, puoi andare dalle mummie, puoi andare dalle larve, puoi fare un sacco di roba, quindi veramente puoi divertirti veramente a bestia. E con un sacco di segreti, easter egg, incredibile. Nuovi power up, easter detto prima, veicoli e trasformazioni, boss e soundtrack che cominciano ad essere più metal, più rock. Per esempio al secondo livello siamo nel livello degli zombie, film anni 90 horror con i zombie, neve, oscuro con la musica metal. Dopo faccio sentire una cosa bellissima, una cosa fuori di testa, quindi tutto oltre misura, anche il paranormale era oltre misura. La difficoltà sempre più difficile, anche perché, l'ho detto prima, voi arrivate al quinto livello, tra l'altro le missioni sono 5 invece che 6, ma il quinto livello dura come 3 missioni, quindi vi prende anche in giro il gioco. Sì, voi arrivate, sconfiggete morte, esattamente come nel primo, dite poi è finito qua, non è così, ci sarà una cosa, un colpo di scena ancora più esagerato, perché tutto viene iperbolizzato, anche la storia è più dark, perché abbiamo nel Metal Slug 3 abbiamo queste creature, questi esseri, diciamo esseri viventi che sono cranchi, cavallette, abbiamo le piante carnivore, abbiamo i pesci, abbiamo di tutto mutato, ingigantito, mostruoso, gli zombie, abbiamo di tutto di più perché praticamente gli alieni degli altri capitoli hanno fatto degli esperimenti biologici sulla Terra. E quindi alla fine scopriremo che ci sono sempre questi alieni qua che non sono stati sconfitti nel 2 ma in realtà sono ancora vivi, che hanno una nave madre ancora più grossa dove noi dovremo andare alla fine e praticamente scopriremo anche l'elemento spaziale. È una roba fuori di testa. Voi credete di finire il gioco, invece c'è ancora un'ora di gioco, siamo a metà, all'ultimo livello siamo a metà gioco, fuori di testa. Divertente da uccidere, inspiegabile e spaventoso. Abbiamo anche gli Yeti, abbiamo anche i cloni alieni zombificati nell'ultimo livello, quindi abbiamo i cloni del nostro personaggio alieni che noi uccidiamo e diventano zombie, delle cose esagerate, ok? Tutto assurdo.
Ovviamente i giocatori spendevano molti più gettoni per finirlo, perché ci volevano molti più gettoni, e quindi cosa succede? Che alla fine noi troviamo, ve lo faccio vedere questa scena adesso, finito questo, abbiamo il generale Morden che lo sconfiggiamo, ma non è il generale Morden, è un alieno in realtà. Si toglie la benda all'occhio e troviamo il generale Morden legato all'astronave in mutande che si dimena, e anche il nostro personaggio viene rapito, e noi con un altro dobbiamo andare con le astronavi della ribellione a salvare Morden e l'altro nostro personaggio e sconfiggere gli alieni, tutto in una scena magistrale che fa da tributo a Galaga, dove abbiamo le navicelline, noi siamo una navicella con la musica metal caricatissima, una cosa veramente emozionante, con una scena d'animazione molto bella. Succede che alla fine sconfiggiamo, salviamo Morden, l'astronave perde l'energia e sconfiggiamo i cloni, liberiamo il nostro amico, e ci buttiamo fuori. Noi siamo convinti di aver finito, invece in piena aria arriva la regina degli alieni mezza distrutta, che noi abbiamo già ferita prima, che ci afferra, e in caduta libera nel cielo continuiamo a combattere con la nave, con la madre degli alieni col cervello fuori, e noi dobbiamo continuare, che ci butta addosso di tutto con un sacco di vita. Difficilissimo questo combattimento, bisogna sfruttare la meccanica dello slug, del carro armato, entrare e uscire. Adesso vi faccio vedere le cose, i video, perché altrimenti non finiremo mai. Questo è molto divertente, questa è la chicca che forse molti non sanno. Adesso la faccio vedere. Questa è la copertina della AES, del gioco su AES. Vedete tutti i veicoli nuovi, sottomarino, l'aereo, lo struzzo, la trivellatrice, c'è di tutto veramente. Sempre molto realistico, le murene mutanti, ognuna ha un nome tra l'altro, Linda, Barbara, tutti sti nomi, bellissimo. Title screen. Alieni inquietanti, non abbiamo soltanto gli alieni tentacolari, abbiamo anche degli alieni molto inquietanti con un solo occhio, abbiamo un elemento quasi satanico rituale, perché abbiamo questo boss del secondo livello che ha delle scritte quasi ancestrali, sì, che viene evocato tipo se fosse Maya, gli Aztechi, questa roba qua. Ecco, abbiamo design degli zombie, la regina degli alieni ferita col cervello fuori, tutta cucita che ci attacca. E abbiamo anche queste cose, ve l'ho detto, pin up, vabbè, la ragazzina col seno pompato, e abbiamo la scimmietta che se voi la lasciate lì che vi aiuta, che vi spara, vi aiuta, mangia le banane dalle mutande. Se voi state un attimo lì, tira fuori, non so se è la coda o altro, comunque fa ridere e si imbarazza. Questo è proprio lo slapstick, è divertente. Oppure non so, c'è il personaggio già lì che se voi state sul precipizio fa così e gli viene la caccola fuori, queste robe qua, no? Oppure hanno freddo, tremano, queste cose qua. Questo qua è un altro boss iconico che servirà di ispirazione a Metal Slug 5, perché in Metal Slug 5 abbiamo l'esercito dei Tolemaici, che è un culto sacro, e prende ispirazione da qua, da questo combattimento. Infatti il boss finale di Metal Slug 5 è su una torre, è esattamente come qua. Questo boss è uno dei più tosti, perché ha un attacco che spara dei proiettili gialli totalmente casuale, però si può buggare, perché se voi fate andare il lupo spirito giù, buggy e lo mandi e si blocca e non attacca più. È una tecnica che si può fare. Questa è la regina degli alieni prima che la troviamo in aria. I zombie animati benissimo, tra l'altro questo qua che tira fuori gli intestini, vi spruzza addosso, diciamo vi contamina, diventate zombie, e poi voi fate la vomitata di sangue. Questa è una roba fuori di testa, pompatissima, che copre tutto lo schermo, fortissima. Qui abbiamo la scena dove Morden viene rapito, vedete, in mutande, e ci rapisce anche noi. Vedete le scritte ancestrali mentre fa da richiamo agli alieni. Questo è il tributo a Galaga, fa ridere tantissimo che appaiono i maiali nello spazio che girano. Cioè voi siete lì, tutti straseri, trovate sti maiali che volano nello spazio, e fa ridere che voi siete lì concentrati e state bene, ma cos'è sta roba? Gli alieni e i granchi mutati, corazzati. Questo è un veicolo inedito, doveva essere il Turtle Slug, una tartaruga, doveva esserci nel terzo livello, non è mai stata messa. C'è tanta roba comunque. Adesso vi faccio vedere, perché abbiamo scaduto il tempo, vi faccio vedere una colonna sonora o due e vi faccio vedere 2 o 3 scene e poi basta, perché purtroppo il tempo è questo. Però sul mio canale troverete tutto, perché c'è molto molto di più ancora, Adesso vi faccio vedere. Allora, adesso vi faccio vedere.
il Metal Slug 2 è il tributo a Independence Day, la scena finale. Sotto vedete il film e sopra il gioco. Poi vi faccio vedere quando scopriamo che il nostro personaggio, che Morden è un alieno e andiamo nello spazio, che è veramente una scena iconica, il tributo a Galaga. Quindi noi dobbiamo andare con un altro. Vedete che ha il logo di Morden, perché Morden era alleato con gli alieni, ma gli alieni l'hanno tradito. Allora adesso ci danno il veicolo, l'astronave. Cioè una scena del genere in un gioco da sala giochi in 2D non si era mai vista una roba del genere. È animata perfettamente. Guardate che roba. E voi capite che il gioco sarà ancora lungo. E qui vedete le navicelline, qui è il tributo a Galaga del 1981, i meteoriti e tutto il resto. Poi se andiamo avanti, anche queste sequenze qua proprio shooter classici, shooter up. E poi abbiamo, vi faccio vedere una chicca, no questo non lo faccio vedere, no, il Metal Slug 5, vi faccio vedere una piccola anticipazione di Metal Slug 5, che è uno dei Metal Slug che ha il boss finale più esagerato di sempre, secondo me. E questo qua, scusate per lo spoilerato. Siamo su questa torre, stiamo sconfiggendo l'esercito tolemaico di questi cultisti, una setta religiosa. Poi andiamo sopra, ecco qua, e arriva dal nulla questo essere soprannaturale, che è una specie di dio del male, si chiama Scyther, o Avatar of Death, o of Evil, scusate. Enorme, è il boss con gli sprite più grossi del gioco, con un remix metal di Final Attack del primo Metal Slug. Difficilissimo, spara una caterva di proiettili. Roba. Ecco, diciamo che dopo Metal Slug, guardate che roba! Come fai? Diciamo che qua SNK è tornata a essere la regina dei giochi 2D. Dopo Metal Slug 4, che era diciamo molto sottotono, con Metal Slug 5 è recuperato molto. Faccio vedere l'ultima cosina, ecco qua vi faccio vedere, vabbè, questo è il combattimento finale col primo boss. Questi sono altri giochi di Metal Slug che non ho avuto modo di parlare, ma ne parlerò sul canale. Questo abbiamo visto. Questo è il boss del sesto Metal Slug, che la trama si complica ancora di più. Questa è la scena finale, no? Vi faccio vedere allora questa cosa che ho scoperto. Come vi ho detto, Metal Slug nasce con ispirazione di R-Type. Io mi sono accorto, ma non credo di essere l'unico, che il quinto boss di Metal Slug 7 per DS o PSP ha preso ispirazione da R-Type, vedete? È questo boss che si chiama The Union, che ha questi globi che sono il punto debole e si stacca in 3 pezzi, ok? Già nel 1987 su R-Type c'era il quarto boss, che era così, guardate, eccolo che arriva, questo qua. Anche questo si divide in 3 pezzi e 3 globi. Secondo me ha preso molta ispirazione da qua, ma perché c'erano membri della ex-Iron in SNK, hanno riciclato della roba. Questa cosa l'ho fatta vedere. Vi faccio sentire 2 colonne sonore e poi abbiamo finito. Vi faccio sentire la colonna sonora del secondo livello di Metal Slug 3, che è una delle più iconiche, questa qua. Purtroppo è alto al massimo.
più iconiche è questa qua. Sì, sì, veramente. C'è questa molto molto bella che è Final Attack, la versione metal di Metal Slug 5. Dopo, comunque la conoscete. Basta, io ho finito, purtroppo il tempo era questo, spero che vi sia piaciuta. Se poi avete domande, se non mi interrompono 5 minuti forse li ho, se no mi trovate là da Retro Campus, potete farmi le domande, faccio provare il Neo Geo e tutto, e poi su YouTube mi seguite Demiurgo Retrofilosofo, e ne parlo comunque e le caricherò anche qua queste conferenze. Io vi ringrazio per ascoltare.